È passato un po' di tempo da quando ho attraversato il ponte di Fray Benton per entrare in Argentina. Bene ragazzi, non sempre le cose vanno come volevamo. C'è da dire che in questo mese Nirvan è stato completamente ripristinato ed è super funzionante e le nostre aspettative erano quelle di fare un viaggio. Per delle ragioni che non starò qui a spiegarvi in questo video, ho deciso di allontanarmi da Serena e di annullare il resto del viaggio. C'è da dire che quello che abbiamo fatto è stato stupendo, un capitolo molto importante che ci ha fatto apprezzare ancora di più la nostra vita, insegnandoci tanto e mostrandoci delle realtà che mai avremmo potuto immaginare. Abbiamo avuto la possibilità di vederle grazie a un mezzo che ci ha accompagnato in questi anni, un mezzo che abbiamo realizzato noi, però tutto questo ha avuto una fine. E quello che mi sento di dire è di ringraziare tutti voi e ringraziare tutta la forza che ci abbiamo messo noi in questo progetto per portarlo a termine e per accogliere tutti quelli che verranno. Oggi è un giorno particolare perché dopo tutte le riparazioni ho deciso di lasciare nuovamente Nirvan qui a Montevideo. Ho deciso anche di mettere in vendita il nostro van in modo tale da dare la possibilità a qualcun altro di fare questa esperienza. Non è giusto che Nirvan sia fermo. A stare fermo, come abbiamo visto, possono sorgere dei problemi. Adesso è veramente a posto, ho avuto modo di testarlo in questi giorni e sono davvero felice di lasciarlo nelle mani di chi vorrà fare questa avventura. E chiaramente se c'è qualcuno di voi che è interessato a fare questa esperienza, il nostro van si trova qui in America. Io domani ho il biglietto di ritorno per l'Italia, tornerò e poi chi sarà interessato si può mettere in contatto con me, mi potete lasciare un commento e possiamo un po' organizzarci. Il mezzo lo conoscete, è un mezzo bellissimo dal valore per noi inestimabile e ci ha dato tanto, un senso di libertà che difficilmente ci viene dato da altre esperienze. Ci è voluto tanto adattamento per vivere qui, tanto sacrificio, ma alla fine quello che è rimasto è un bel ricordo, un bellissimo ricordo meraviglioso. Cosa avverrà dopo? Sicuramente alla luce di quello che vi ho detto non chiuderò il canale, andrò avanti con il canale, vi farò vedere i miei viaggi, ho tante idee in mente e spero che continuate a seguire questo progetto. Come tutti i progetti ha delle evoluzioni e quindi è anche giusto che vada avanti così. E niente, ora devo andare a lasciare il van. Questa volta ho investigato molto bene, lo lascerò al signor Edoardo, un signore qui di un quartiere di Montevideo che ha un parcheggio coperto, quindi il van sarà sotto asfalto e sotto tetto. Le batterie saranno mantenute cariche in un posto a parte in maniera tale da evitare ogni problema. Questa volta non voglio veramente problemi al mio ritorno e quindi ho fatto di tutto per fare in modo che vada tutto bene. Eccomi qui in una fredda e congelata Montevideo invernale. Sto per raggiungere il signore che custodirà Nirvan per l'ennesima volta. Sicuramente vedere l'Uruguay nella stagione invernale non è particolarmente consigliato e chissà, magari tornerò a vederlo un po' meglio in estate, quando le temperature saranno più gradevoli. Quando qui è estate, in Italia è inverno e viceversa. L'Uruguay, come l'Argentina, ha tutte e quattro le stagioni. È vero, è stato un viaggio abbastanza breve questo qui, dettato un po' dalle condizioni di Nirvan, che ci ha fatto tanto preoccupare ed effettivamente la situazione non è stata molto bella, però ne sono uscito bene e sono contento di avere ancora il van con me. Non ho visto un granché, c'è sempre tempo per viaggiare, questa volta mi sono dovuto rimboccare le maniche per salvare Nirvan, che si merita assolutamente tutto il supporto. Domani ho il volo per l'Italia, farò scalo a San Paolo in Brasile, quindi è possibile che vedrò qualcosina. Tra l'altro, una delle cose che mi sono dimenticato di dire è che inoltre ho speso praticamente tutto il budget riservato per questa piccola vacanza in America per le riparazioni del van. Per i pezzi di ricambio non mi aspettavo di spendere così tanto e va bene così.
E poi sono riuscito a sistemare anche la questione delle spie. Ogni volta che si tolgono l'iniettore o comunque si cambia la pompa common rail, bisogna azzerare gli allarmi, le spie. Quindi comunque sono quasi arrivato al parcheggio. Sono in un quartiere che si chiama Ferrocarril, che vuol dire ferrovia. Anche se in Uruguay c'erano delle ferrovie, adesso sono poco in uso, e quelle che ci sono, ne ho vista una nuova proprio di recente, è stata realizzata per trasportare soltanto merci. In particolare c'è la cartiera qui dell'Uruguay che sfrutta questi binari per direttamente arrivare al porto di Montevideo. Ecco, mancano solo 4 km e la giornata diventa sempre più brutta. Fuori c'è un vento gelido e al solo pensiero che dopodomani sarò al caldo in Italia non vedo l'ora di partire. Nirvan ha ormai raggiunto quasi i 340.000 km, ma ragazzi li ha raggiunti senza una pecca. Il motore è incredibile, non mi ha mai dato problemi, non ha mai perso una goccia d'olio, non ha mai necessitato di manutenzione. È anche vero che l'ho sempre trattato a dovere e ne ho anche approfittato per fare un cambio olio prima di lasciarlo nuovamente. Ecco la ferrovia dell'Uruguay. A scartamento europeo. Qui sempre dossi. Si chiamano lomas qui in Uruguay, i dossi, i nostri dossi, e dovremmo praticamente esserci. Ecco qua. Ecco il parcheggio, che è questo qui. Sì? Ok. C'è un piccolo tubo che va spostato. Sarò parcheggiato vicino a una Fiat Uno e a un'altra macchina. Grazie Edoardo che mi sposta il tubo. Gentilissimo questo signore che mi sta offrendo il parcheggio di casa sua. Eccomi al pelo parcheggiando Nirvan. ¿Está bien? Ah, ok. Eccomi qua, ci sono. Ho parcheggiato il van, ci siamo. Batteria sconnessa, il van senza luci, eccolo qua, lo saluto per la terza volta. Ciao Nirvan. Ciao Nirvan, ci vediamo presto.